Buongiorno a tutti amici, 7:30 del mattino, oggi vi saluto già dalla guida, non ho ancora mangiato. Mi sto spostando perché abbiamo dormito in un posto dove non era proprio non consentito, perché non ci ha detto niente nessuno, però adesso a quest'ora c'erano tanti camion, quindi ci siamo spostati. Faccio un pezzettino, mi rifermo, facciamo colazione, doccia e poi riprendiamo. Ormai mancano 4 ore e 15 a Milano, 371 km. Siamo in un bel posto, c'è tanta vegetazione, c'è anche fresco qua per fortuna. 11:30 amici, oggi si fa lunga, si fa tardi. È tardi. Dovevamo fare chilometri e siamo ancora fermi qua. Davide ha fatto la lezione di inglese, Rita si è fatta una doccia e sta preparando, io mi devo ancora fare barba e capelli, ho corso 30 minuti e mi devo fare una doccia. 11:30, parto a mezzogiorno e mezzo, metto in moto e riparcheggio qua dietro. Quello che c'è da fare, c'è da fare. Anch'io ho finito di correre, ovviamente ricontrolliamo adesso il livello dell'olio che è bello basso. È già basso. Ieri abbiamo viaggiato un bel po' e quindi riaggiungiamo e ripartiamo. Un'oretta la facciamo. L'olio, il livello è già basso, devo rabboccare anche adesso. 4 ore e 23 minuti alla fabbrica dei materassi. Proviamo a passare da questo signore e proviamo a parlargli, vediamo cosa ci dice e se è possibile i tempi di consegna. Se riusciamo ci facciamo i materassi nuovi, se no li facciamo da un'altra parte, ma sono da fare, indispensabili. Primo cartello, Chamonix, Torino e Milano. Siamo proprio a un passo dall'Italia. Dopo un anno rientriamo in Italia. Dai panorami, dalle montagne della Norvegia alle Alpi è un attimo con noi, Che bella che sono. Le Alpi sono meravigliose. E abbiamo anche festeggiato i 150.000 chilometri adesso. Tra 2000 chilometri ne abbiamo fatto 100.000, ve l'ho già detto mi sembra. Una media di 20.000 all'anno. Guardate quella punta di roccia, bellissima. Cascate anche qui. Anche qua un'altra cascata. Siamo di nuovo in un bel posto. Siamo di nuovo in un bel posto. E non è detto che in questo periodo di caldo possiamo anche approfittarne di questi posti. E guardate quanta neve c'è ancora nelle montagne qua davanti a noi, a Chamonix sicuramente. Siamo arrivati per miracolo nell'area, in un'area a servizio, quindi con la possibilità di rifornire, perché siamo arrivati davvero in riserva fissa stavolta. E sono le 2, è tardissimo. Adesso Rita nel frattempo che prepara qualcosa da mangiare, io faccio una lavatrice qua dietro. Ne approfittiamo, vedete, è strapiena la nostra sacca. Andiamo a fare una lavatrice tattica. Penso che funzioni. Papà è andato a controllare o a chiedere non so cosa, io sono rimasto qua ad aspettarlo e nel frattempo posso dirvi che c'è un caldo spaziale. Noi che arriviamo dalla Norvegia e ci sono anche i monti, come potete vedere, quindi ci dovrebbe essere un po' di fresco. Nel frattempo voglio farvi notare una cosa. In questo muro di vetro ci sono delle raffigurazioni di vestiti, giustamente. Ma mi spiegate che cacchio di vestito sarebbe questo? Un sarcofago? Ah, forse dopo ore e ore di osservazione accurata ci sono arrivato. Potrebbe essere un sacco a pelo, effettivamente. Non riuscivamo ad attivare le lavatrici, quindi abbiamo chiesto ad una persona che è venuta in nostro soccorso e ha detto
che non funzionano perché c'è stato un temporale ed è successo qualcosa. Il tecnico e papà stanno provando a risolvere il problema. Spero che lo facciano in fretta perché c'è un caldo incredibile. La lavatrice è andata dopo 2 ore. Ce l'abbiamo fatta, c'è un caldo mostruoso. Scappiamo, scappiamo. Aiuto, casa dolce casa. Ah, Aspetta. hai chiuso. Ah no, non è chiuso lo sportello che non Adesso lo funziona. facciamo giusto. Macchina avviata, proprio avviata, perché con un fulmine stanotte ha avuto dei problemi. Tacchino ai ferri. Va bene. Sono le 2. La roba più veloce che Le c'è. 2:05. Sono le 2:05, siamo pronti. Ci sono, vediamo dall'abbigliamento di Rita. Cambiato. Dall'abbigliamento di Rita ci sono 28 gradi 1, 31 gradi fuori, ragazzi. Passati dai 6, 7, 5, 2 della Norvegia a 31 gradi. Rita è di nuovo col sorriso, vero? Sì. Mi perdoneranno i norvegesi. No, ma c'è problema, non dobbiamo chiedere scusa a nessuno, Sì, Rita. vabbè, Dove stiamo bene noi andiamo. Una regione bellissima ma troppo fredda per me. Oh, poi c'è da dire un'altra cosa, se non avessi avuto tutti questi problemi al naso, interventi, infezioni eccetera, saremmo ancora lì. Però siamo qui, non ci dispiace. Pranzetto a 30 gradi, ce lo siamo fatti. Adesso vado a togliere la roba dalla lavatrice e la metto nell'asciugatrice. Poi proseguiamo il viaggio. Rita, volevi il caldo, ma adesso ce n'è molto? Mi ha risposto anche il signore dell'azienda dei materassi, dopo lo conosciamo, ve lo presento. 3 ore e 30 e dovremo essere fuori dal suo negozio, dalla sua attività. Magari comunque lo conosciamo domani mattina, non credo che sia aperto a quell'ora. Siamo in posti meravigliosi, adesso si sale per scavallare le Alpi e scendere dalla parte italiana. 59 km ad Aosta e qua c'è già fresco, ci sono i ghiacciai qua sopra a sinistra, adesso vi faccio vedere. Tunnel del Monte Bianco. Siamo ancora belli incastrati nella coda, ma dice 7 minuti ancora di ingorgo e poi dovremo continuare a guidare. Siamo pronti per entrare nel tunnel del Monte Bianco. Non ci siamo mai entrati, perché per un motivo o per un altro siamo sempre passati da un'altra parte. Quindi per noi è la prima volta. Tunnel di diversi chilometri, non so quanti, ma parecchi. E poi sbucchiamo in Italia, sbucchiamo a Courmayeur, credo. Eccoci qua nel traforo del Monte Bianco, 71,60 € per poter percorrerlo. E adesso siamo sotto la montagna più alta d'Europa. Se guardate i video di 4-5 mesi fa stavamo facendo con Davide le escursioni nei ghiacciai del Monte Bianco. Benvenuti in Italia, amici. Comunque il traforo del Monte Bianco è lungo 11,6 km. Appena lasciata la Val d'Aosta siamo entrati in Piemonte, manca 1 ora e 29 al parcheggio. Ormai ve li faccio tutti, sono le 6:05. 1 ora al parcheggio, uscita Milano per fortuna. Ci siamo, uscita Milano. E quindi ragazzi, dopo tanti chilometri, eccoci a Milano, una delle più grandi città d'Italia, con 3.250.000 abitanti, e anche come estensione è tra le più grandi, sicuramente forse la prima è Roma. Tanto traffico e tanto caldo, 17 minuti al parcheggio. Ce l'abbiamo fatta, siamo sotto la fabbrica dei materassi,
Domani mattina dovremo conoscere il proprietario, dovrebbe prendere le misure e noi andiamo poi in officina da Morena, in officina a Cancian, a Mariano Comense per iniziare i lavori. Abbiamo incontrato Filippo, il proprietario della fabbrica di materassi. Poi vi dico il nome della fabbrica, domani mattina ve lo presento. Abbiamo fatto 2 chiacchiere, simpaticissimo, tranquillo, abbiamo chiacchierato mezz'ora. Adesso Rita sta cucinando, apparecchiamo, c'è caldissimo, ci sono 35 gradi. Non eravamo abituati, siamo sprofondati nell'estate più assurda, però abbiamo aperto tutto quanto, siamo parcheggiati in strada, in città, così è dura. Un conto è di fronte a una spiaggia con correntina, arietta, ma qua è dura. Comunque Rita ha preparato subito un cavolo. Non hai preparato un cavolo, Rita? No, il cavolo l'ho preparato, adesso preparo anche il resto. Rita ha preparato un cavolo, adesso prepara il resto, apparecchio, accendiamo la TV e teniamo duro, ragazzi. 34 gradi e 5. Io preferisco così. Rita è felice, eh? Tranquilla, felice. Comunque ci dobbiamo togliere questo pallore dalla faccia, non prendiamo sole da mesi. Abbiamo preso mesi di acqua in Norvegia. Adesso riprendiamo qualche mese di sole. Spezzatino, verdura e cavolo. E anche un'insalatona, per dir la verità. Poi a dormire qui in strada, in mezzo alle zanzare, perché dentro il camper non si può. È impossibile. Inizia a fare davvero tanto caldo. Si stava bene in Norvegia, eh? Come fa la gente di questi posti a vivere qua? Non vivono in camper, vivono dentro una casa col clima acceso. Tra un po' ce lo mettiamo anche noi il clima. Ci puoi contare. A domani amici, in questi giorni faremo tante cose, le vedrete. I lavori al camper, i lavori al motore, i materassi, l'intervento e tutto. Buonanotte, a domani. Buongiorno a tutti amici, sono le 9:30 del mattino, abbiamo già Filippo che è il proprietario della V-Flex, la fabbrica di materassi? Sì, esatto. Okay. Dove ci troviamo? A Lissone, Monza, Brianza, e produciamo e rifacciamo interni per i camper e anche materassi da letto, divano letto per casa e arredamento. Purtroppo ci siamo svegliati tardi, se no magari avremmo anche già ordinato i tessuti per rifare anche le dinette, perché i nostri ormai, guarda Filippo in che condizioni sono un po' usurati sì, dal tempo. 5 anni qui dentro 5 anni dentro nel camper li avete usurati questi sì. Cuscini. Comunque facciamo il materasso matrimoniale e un materasso del lettino di Rita singolo. Poi vedremo i lavori e vi faremo sapere quanto dormiremo meglio. Grazie Filippo. Ciao a tutti. Adesso con Filippo entriamo nella sua azienda e vediamo magari anche qualche tipo di materasso. Ci stava spiegando anche delle cose, densità dei vari prodotti che io non sapevo. Filippo ci ha spiegato tutte le varie possibilità e le varie leggi tra il memory e io la chiamo gomma piuma, ragazzi, non lo so si chiama così. Comunque vedete, queste sono le varie densità, 40, 35, e quindi è la resistenza e la durezza di questi prodotti. E noi faremo un tot di questo più il memory sopra, perché c'è proprio tutto uno studio in base al peso. Ad esempio io ho 80 kg, ci deve essere un tot di questa gomma piuma con una densità particolare più il memory sopra, ed è tutto studiato e calcolato. Questo è il nome dell'azienda, vedete in alto a sinistra V-Flex, i su misura. Poi vi lascio anche in descrizione il link per poterlo contattare, ma anche qua vedete già il numero di telefono, il sito internet. Salutato Filippo, lasciato la V-Flex e adesso andiamo da Morena, officina Cancian, officina autorizzata Iveco. Andiamo a fare finalmente la perdita dell'olio, ragazzi. Ne ho rabboccato olio questo periodo, è ora di sistemare anche questo problema. 18 minuti alla grande, 16 minuti di distanza dalla fabbrica all'officina. Non è un caso, abbiamo calcolato tutto. Oggi è mercoledì, venerdì posso già venire a ritirare i materassi. E sostituiamo anche 9 doghe del letto di Rita, perché erano rovinate, piatte, non facevano più il loro lavoro. Quindi per fortuna stiamo sistemando tutto. Siamo già a Mariano Comense
Il diesel, ragazzi, l'ho visto a 1,67 euro, anche se qui è 1,77 euro. Sono arrivato nell'officina, adesso vado a parlare con Morena, non ama farsi inquadrare, quindi non ve la saluto. Officina a Cancian, a Mariano Comenz. Ho già salutato anche a Massimo, uno dei due meccanici, Massimo e Gigi. Morena ha chiamato subito anche il signore di Dr. Glass per cambiare il cristallo, ce lo dite da una vita e finalmente lo stiamo facendo. Michela e Roberto ve li presento, ma li avete, alcuni di voi li conoscono già. Siamo tutti intorno all'Iveccone come fosse una sala operatoria. Morena, vieni che ti filmiamo. Vieni Morena. Eccolo qui, il cardiologo dicevamo, vero Dad? Ah? Ciao giovanotto. Ciao. Adesso ci spostiamo con Michela e andiamo a mangiarci 2 spaghetti insieme e poi di pomeriggio iniziano a controllarmi il camper. Comunque Massimo ha già visto che il filtro dell'olio era un po' lento e quindi magari la perdita poteva essere da lì, perché è una perdita importante, quindi solo da una cosa del genere. Poi magari anche il coperchio punteria delle trasudazioni, ma ha detto che non sono cose rilevanti. Io non ne capisco nulla e va bene, so scusato, ma l'ho portato in un'officina autorizzata Iveco in Norvegia. Avete visto quel ragazzo che mi aveva lasciato anche il suo numero? Lui avrebbe dovuto vederlo che il filtro era magari lento. Speriamo che sia quello, dai, speriamo che sia quello. Adesso andiamo a mangiarci 2 spaghetti insieme. Io li sto desiderando veramente. Sono mesi al nord e non ne abbiamo neanche sentito l'odore. Mi piace carne molto. Siamo a Giussano e ci sta portando dove ci hanno invitato la pizza l'anno scorso. Adesso però ci mangiamo 2 spaghetti che li sto desiderando, 2 spaghetti frutti di mare sto desiderando. Si chiama La Taverna. Buongiorno. Io e Michela andiamo sugli spaghettoni con vongole veraci, è proprio quello che stavo desiderando e l'abbiamo trovato, perché hanno 4-5 primi, ma quello c'è. Io cozze limone e rucola. Io voglio chiedere se fanno il nero di seppia. Ok, questa ce la offrono, gentilissimi, l'hanno portata immediatamente, anche perché Davide ha un po' la glicemia bassa. Ci mangiamo questa e non pranziamo più, Vero? Ci stiamo bevendo un ottimo vino bianco siciliano che, se non ricordo male, l'abbiamo bevuto proprio anche in Sicilia. Mi sembra di ricordarlo il nome. Salute allora. Dopo 2 mesi e oltre di viaggio di cucina di Rita, rimangiamo 2 spaghetti all'italiana con le vongole veraci e poi ci mangiamo un pesciolino all'acqua pazza. Dato, così puoi bagnare tanto civraggio dentro. Il pane buono. Con Michela brindiamo con un caffè, vero? Col caffè possiamo. Vero, Gigi. Salute, caffè italiano, ragazzi, squisito col cremino. Beh, qualcosa ci è mancato, diciamo che questo spaghettino alle vongole veraci non l'abbiamo trovato nel nord. Siamo stati benissimo, abbiamo mangiato da Dio. Come si chiama? La Taverna. Taverna. Ci troviamo Alla taverna di Giussano. Ci troviamo alla taverna di Giussano e abbiamo mangiato da Dio, ragazzi. E adesso, dopo una bella mangiata, in officina da Morena a risolvere i problemi. Forse uno è stato risolto con una mano, hanno serrato il filtro dell'olio, ma adesso intanto dobbiamo fare il tagliando e cambiamo tutto. Spostiamo il camper dentro l'officina e iniziano i lavori veri e propri. Mi stanno cambiando anche il liquido, l'olio dei freni, perché 2 volte, vi ricordate bene, sono rimasto senza perché si è scaldato, il pedale va a fondo, e stanno mettendo un olio più performante, anche grazie a consigli vostri di usare qualcosa di qualità superiore, proprio perché non avvenga più. Questo è un altro problema dell'Iveccone, non si apre più bene la portiera a destra, vedete, ha del gioco e solo all'ultimo riesce ad aprire la portiera, ma se riescono adesso me la sostituisco.
Anche le luci sembra che le abbiano sistemate, però domani migliorano addirittura la scatola portafusibili che c'è dentro e mettono dei fusibili, dei portafusibili esterni, un lavoro migliore perché si è bruciato un fusibile e non gli piace. Adesso Massimo li regola anche con lo strumento perché ce n'è uno che punta in alto, uno in basso, quindi li sistema. 7 di sera, una marea di lavori fatti, dobbiamo finire di fare lavori in officina, adesso stiamo andando a dare una lavata al camper, domani mattina poi dormiamo dove mi cambiano il cristallo, domani mattina mi cambiano il cristallo e appena finiamo il lavoro del cristallo mettiamo un climatizzatore, poi venerdì, cioè dopodomani, torniamo in officina e finiscono i lavori al camper e poi abbiamo finito e siamo pronti per ripartire. Siamo all'autolavaggio e dopo un'ardua impresa abbiamo preso i 5 gettoni che ci serviranno per lavare il camper. Prendiamo altri gettoni, altrimenti non ci basta. Ora andiamo di spazzola, ovviamente, e ci vediamo al risultato finale. A meno che non andiamo più di spazzola, almeno non con quella dell'autolavaggio, perché non funziona. Spazzola professionale. Adesso risciacquo. Camper pulito, adesso andiamo a parcheggiare da Dr. Glass dove mi cambieranno il cristallo domani mattina. 4 minuti, per fortuna è tutto qua vicino. Tra 500 metri, alla rotonda prendi la prima uscita e prendi via Cardinal Ferrari, SP36. Ragazzi, 8:30 della sera. Ci siamo fatti 3 docce fredde, bellissime. Ci siamo caricati l'acqua da Morena, poi Rita ha cucinato un po'. Adesso mangiamo del pollo che ha disossato perché non era il caso di mettere un pollo al forno con 34 gradi. È veramente molto caldo e non quindi l'ho disossato, comunque l'ho tagliato a pezzetti. a pezzi, è vero, non disossato. Cosa volevo dirvi? Abbiamo fatto tante cose anche oggi, sistemato parte del camper, domani dobbiamo far cambiare il cristallo e poi far montare un climatizzatore perché non è possibile vivere a queste temperature, l'abbiamo sempre desiderato e adesso lo facciamo montare. Cos'altro volevo dire? Niente, sono 2 cose che faremo e poi di sera probabilmente andremo a mangiare una pizza con tutti gli amici, è inutile che li rinomino tutti. Ci vediamo domani per il proseguo di tutto quello che dobbiamo fare. Sì. Ed siamo venuti qui per risolvere tutti questi problemi e piano piano li risolveremo. Tutti quanti. Ciao, a domani. A domani. Buongiorno a tutti amici, 8:26 del mattino, siamo pronti per continuare tutti i lavori che dobbiamo fare in questi giorni. Ieri tantissimi, oggi ne faremo altrettanti. Oggi il cristallo e il clima. Il clima dobbiamo decidere perché mi dispiace molto togliere un oblò, un punto luce, un punto aria e murarlo praticamente. Però anche il clima è indispensabile. Adesso dopo il cristallo andiamo a parlare col tizio e vediamo cosa costa, quanto ci vuole, che consigli ci dà. Ci sono tanti fattori, consumi, perché poi alla fine magari non lo puoi manco mai usare o solo quando ti attacchi ai camping, noi non ci attacchiamo mai e quindi ci staremo togliendo un oblò per niente. Vedremo, adesso siamo di fronte a Dr. Glass. Vieni. Il nostro camper non ci sta dentro questo capannone, come potete vedere non ci passa neanche con gli specchietti e quindi provano ad entrare lo stesso. Io pensavo di no, ma effettivamente passa, signori, al millimetro. Incredibile.
Questo è il nostro vetro che dobbiamo montare. 3 ore di tempo, adesso dobbiamo sbatterci da qualche parte. 3 ore, tanta roba, sono le 8:09, a mezzogiorno dobbiamo tornare qui. Speriamo ci sia un supermercato, un centro commerciale, qualcosa, ci facciamo 2 passi e compriamo anche quello che ci serve. Visto che abbiamo 3 ore libere, la prima cosa che facciamo è andare in un negozio TIM perché io ho bisogno di un telefono. E quindi eccoci qui dentro un centro commerciale gigantesco. Ecco qua il negozio della TIM e vediamo cosa si può fare per Dado. Siamo alla Coop e stiamo comprando uno Xiaomi Redmi 13C. È un telefono discreto per la prima. Per essere il primo dovrebbe andare bene. Bellissimo nero, va bene nero. Nero. Va bene nero. E per te? Sì, il suo primo telefono. Bello. Vediamo cosa c'è dentro. E il mio primo telefono ce l'ho. Ce l'abbiamo fatta grazie a Sabrina, disponibile. Abbiamo creato anche il numero per Davide col nuovo telefonino. Adesso possiamo proseguire. Grazie mille Sabrina. Grazie mille gentilissima. a voi, simpaticissimi. Grazie. Un'altra cosa fatta, il mio telefono, sì. Il primo della tua vita, abbine cura perché il primo è l'ultimo che ti compro io. Il prossimo te lo compri tu quando lavori. E adesso hanno anche finito di riparare il cristallo, quindi Andiamo a ritirare il cambio. Il veccone è pronto. È un vetro anche migliore con la fascia antisole, come si può chiamare. Adesso bisognerebbe riassicurarlo perché costicchia, quindi bisognerebbe fare almeno mettere i cristalli nell'assicurazione e lo farò perché è un attimo prendere una pietra e costano un occhio della testa questi vetri. Anche il cristallo fatto, un'altra cosa. Adesso andiamo per il clima. Sentiamo un po', siamo indecisi, vediamo. Siamo arrivati alle 2, riapre, è l'1 praticamente. Adesso mangiamo e poi ci accoglie. Oggi a pranzo veloci e freschi, insalatona di riso. Non ho fatto neanche in tempo a filmare nulla perché il ragazzo è salito sulla scala sul tetto e ha visto che hanno le dime e ha visto che il clima non ci sta. Dovremo spostare il pannello anteriore, ma è un lavoraccio di giorni. Io non ho voglia né di rimanere giorni, anche lui aveva tanti altri lavori, ma lo stava facendo perché se fosse stato possibile ci avrebbe messo un paio di ore e si chiudeva il discorso. Quindi niente, ho salutato, siamo andati via. Niente clima, andiamo in officina a finire i lavori in officina e poi domani i materassi. Beh, tante cose le abbiamo fatte, tutte tranne il clima. Non fa nulla, ci teniamo all'oblò. Beata Italia, ho fatto 2 acquisti, c'è la birra Icnusa, c'è la birra Messina, ho comprato un po' di tutto, vedete la Messina qua. Poi ho comprato lattine e non filtrata di Cnusa e tante altre. E poi ho trovato vini bianchi buoni a 2,50 €, 2,30 €, bottiglie di vino a 2,30 €, bianchi siciliani a 2,30 €. Ragazzi, questo è il paradiso. Ma non per l'alcol e la roba da bere, per tutto. Ho comprato il prosciutto a 2,40 €, il Parma, bellissimo, affettato davanti. Vabbè, queste cose solo chi vive qui le può capire, o chi esce da qui le può capire. C'è Calduccio a girottare per il milanese, per l'Interland milanese a 35 gradi, girando in camper alle 2 del pomeriggio. 7:30 amici, adesso andiamo al punto d'incontro per poi andare a mangiare una pizza insieme. Ci stanno già aspettando, siamo 3 Roberti oggi, inutile che dico ci sta già aspettando Roberto, perché siamo tutti Roberti.
scappate tutti. Via, 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 via. Siamo pronti per andare a mangiare. Poi se mangiamo la pizza o rimangiamo gli spaghetti decidiamo. Siamo Michela, Roberto, Daniela, Rita, Roberto. Siamo 3 Roberti, ok? Non potete sbagliare. 3 Roberti ma paga solo uno. Sì, tu. No. Bambine, se pago io il menù pizza margherita 1 in 4. Comando. Adesso decidiamo prima perché sennò è un casino, un casino. Guardate cosa mi ha portato Roberto. Se finisce il vino, stappa una Corvino. Svegliarsi di botto, in più con tutta sta gente. È una telecamera puntata. Ma è accesa! Non dire queste cose! Andate in bacini. Non dire queste cose! È che qua si conosciamo un sacco di gente. Tavolo imperiale oggi, Chi deve pagare? Ma è Che accesa? le bambine devono ordinare. Chi deve pagare? Alza la mano chi vuole. Quando sapete chi paga, scegliete cosa prendere. Carebi, non guardare cosa c'è scritto, prendi quello che costa di più. Io 10 euro li ho portati oggi, vero? Sì. Non bastano neanche per la mancia al cameriere. Ti sei già guardato il bicchiere? No, è il primo, è il primo. La bottiglia. Cine, salute a tutti, salute a tutti. Da buoni fratelli ci siamo divisi tutto, ci siamo divisi il secondo, il vino, il dolce. Cosa? Da buoni fratelli ci siamo divisi tutto. Sì, non equamente proprio, però ci siamo divisi tutto. Sì. Il vino diciamo più un 70 a te, 30 a me. Non è vero, Dolce 80 a te, 20 a Non me. è vero. Però vabbè, siamo divisi. Vabbè, l'importante è che comunque non ci dividiamo il conto perché Roby vuole a tutti i costi pagare. Vuole a tutti i costi che paghi te, giustamente, perché comunque non ti voglio togliere questo privilegio, assolutamente. Faccio sempre un errore, quando c'è Roberto non lascio la videocamera accesa, dovrei lasciarla accesa tutta la serata, ridereste lacrime. 600.000 lire il conto? Più o meno 600.000 lire. Abbiamo acceso. Rai 1, in diretta. Sì, io vado solo su Sky, guarda che non ho firmato un contratto, ho i diritti delle royalty. Quindi spengo. No, lascia acceso, però poi fatti pagare le royalty perché comunque Sky vuole. Ciao Sky.